Cosa sta succedendo alla Superbike? Vi devo raccontare una scena che mi ha lasciato sinceramente senza parole. Mi trovo in una sala stampa, sala di Misano, davanti a noi viene presentata una delle modifiche tecniche più importanti che il mondiale Superbike abbia mai visto negli ultimi anni. Insomma, non un adesivo, una grafica, un cambio di orario, ma una modifica epocale che riguarda il sistema frenante e quindi i costi, i team, i fornitori, il modo di guidare la moto, riguarda la filosofia stessa del campionato, eppure succede una cosa surreale: silenzio. Ok, i giornalisti provenienti da tutto il mondo, italiani, spagnoli, inglesi, tedeschi, i francesi, greci, no, greci forse hanno fatto una domanda, gente che segue questo paddock da anni e nessuno chiede niente. A quel punto la mano la alzo io e faccio le due domande più ovvie del mondo. Uno, ci sarà un aumento dei costi per i team? Due, come mai si introduce un sistema frenante che non esiste praticamente su nessuna moto di serie attualmente in commercio? Perché la Superbike ci ripete da anni che deve rimanere vicina alle moto che possiamo comprare, il famoso campionato di derivate dalla serie. Allora la domanda è inevitabile: come si concilia questa filosofia con l'introduzione obbligatoria dei carboceramici? Le risposte ricevute da Brembo, almeno dal mio punto di vista, non sono soddisfacenti. Ok, in conferenza stampa non ho replicato, perché una conferenza stampa non è un talk show e il tema non è Brembo e nemmeno il carboceramico. Il tema è capire dove sta andando la Superbike e soprattutto capire se questa sia davvero un'innovazione utile, quindi sistemica, oppure un'innovazione che rischia di entrare in conflitto con l'identità stessa del campionato, che è un campionato già sofferente, oppure la rende un po' meno Superbike o un po' più qualcos'altro. Ok? Bene, in questo video ci sono le mie considerazioni e poi l'intervista a Brembo e mi direte voi se hanno risposto o no alle domande. Ok? Sigla. Ciao da Mr. Helmet. Allora entriamo nel merito. La Superbike è stata spesso pioniera, va detto, non se ne parla mai. La Superbike moderna è stata, diciamo, quella un po' più pigra, ma all'inizio la Superbike ha portato grandi cose. La Super Pole a giro secco, la Super Pole Race, le due manche, molte delle idee più interessanti del motociclismo moderno sono passate dalla Superbike, ok? E hanno fatto scuola anche nei confronti di campionati più grandi, ma tutte quelle innovazioni avevano una caratteristica comune: rendevano la Superbike più Superbike. Ok? Oggi invece mi chiedo una cosa diversa: i regolamenti che abbiamo rendono la Superbike più Superbike? Le innovazioni, i cambiamenti che introduciamo rendono la Superbike più Superbike? Bene, dal 2027 nel mondiale Superbike arriveranno i freni carboceramici con Brembo come fornitore unico. Ripeto, fornitore unico. Non stiamo dicendo chi vuole usare i carboceramici li usa e chi non ha i soldi non li usa e resta sull'acciaio. Oppure ci sono i carboceramici di Nissino, di Sico, che ne so. Stiamo dicendo che il campionato decide di introdurre, quindi tramite organizzazione con un accordo esterno, un sistema frenante nuovo e lo affida ad un solo fornitore. Quindi non è più una libera evoluzione tecnica, è un'imposizione regolamentare da contratto che va spiegata molto bene, perché quando cambi una componente così importante non basta dire è sviluppo, è tecnologia, è futuro, bisogna spiegare quale problema stai risolvendo, quale beneficio stai portando e a che costi. La famosa analisi costi-benefici che si fa in qualunque azienda. E dopo devi dire esattamente quale impatto economico, appunto, avranno i team voce per voce, quale impatto tecnico avranno i piloti, quale impatto industriale avranno gli altri fornitori, se ti interessa mantenere un minimo di rapporto anche per le altre categorie, e soprattutto bisogna spiegare perché questa scelta sia coerente con la Superbike. Facciamo questo perché non siamo in un campionato prototipi, siamo nel mondiale Superbike, il campionato delle moto derivate dalla serie, almeno sulla carta, perché poi se ogni volta che si prende una decisione tecnica importante, chiaramente ci allontaniamo da quello che esiste sulle moto di serie, allora forse dobbiamo avere il coraggio di cambiare definizione e dobbiamo
avere un'altra impostazione. La Superbike è ancora il campionato delle moto derivate dalla serie, oppure sta diventando un campionato con moto derivato dalla serie solo nella forma, ma sempre più prototipi nei contenuti? Questa è la domanda. Poi da anni sentiamo dire che bisogna contenere i costi, va bene, bisogna avvicinare le moto alla produzione, ok, bisogna evitare che le Superbike diventino MotoGP travestite e mancate, bisogna proteggere i team privati, bisogna rendere il campionato sostenibile. E allora qualcuno mi deve spiegare come si inserisce in questo ragionamento l'obbligo dei freni carboceramici, non l'introduzione, l'obbligo, perché io francamente faccio fatica a vederla questa utilità. Partiamo dal primo punto, ok, le moto di serie. Quante moto di serie attualmente in vendita montano freni carboceramici? Praticamente nessuna. L'esempio che mi viene portato sia in conferenza stampa e anche da Brembo, e lo sentirete dall'intervista in coda a questo mio video, è la Ducati Superleggera, moto meravigliosa, oggetto di desiderio, oggetto tecnologico straordinario, ma limitato e inaccessibile. Una moto superleggera, la Ducati Superleggera, costa 150.000 euro ed è prodotta in 500 esemplari, e 200.000 euro nella versione tricolore, prodotta in 100 esemplari. E che moto di serie è? Me lo spiegate? È una moto che non rappresenta il mercato e non rappresenta nessuno, nemmeno il cliente benestante che va a fare il track day con la super sportiva. È una moto che in teoria non puoi liberamente comprare e che non può nemmeno correre nel mondiale Superbike, e quindi si giustifica una regola della Superbike richiamando come esempio una moto che non è eleggibile per correre in Superbike. È come dire: questa tecnologia è di serie perché esiste su una moto che però non è di serie e non può partecipare al campionato delle moto derivate dalla serie. La Superleggera è una moto speciale, va bene, non è il riferimento del mercato, non è la base tecnica del campionato, non è una Panigale V4R che già molti contestano perché dicono che costa troppo, no? È fuori standard, eppure è di serie. Non è una BMW M1000 RR, una R1, una CBR, una Kawasaki ZX, una Bimoto, insomma fate fare l'elenco. È un esercizio tecnologico la superleggera, ma non può diventare l'alibi regolamentare per dire che i carboceramici appartengono al mondo delle derivate di serie perché sono montati su quella moto lì. Non è così. E quindi qui arriva il secondo punto, i costi. Ok? Quando ho chiesto se ci sarà un delta di costo, cioè un aumento dei costi, la risposta è stata sostanzialmente tranquillizzante. Ci hanno detto che i costi saranno identici o simili. Io però vorrei capire cosa significa, perché anche qui ci sono delle sfumature. Identici rispetto a cosa? Simili per chi? Per un team ufficiale? Per un team privato? Per una squadra che ha già un accordo tecnico? Per una squadra che oggi riceve materiale in sponsorizzazione da un'azienda di freni che viene fatta fuori, tipo Nissin, Galfer, questi qui, per una squadra che deve comprare tutto, e se cadi, anzi quando cadi, perché nel motociclismo si cade ragazzi, perché nel motorsport il costo non è mai soltanto il prezzo del singolo componente, il costo è il sistema, il numero di dischi che ti devi portare dietro, il materiale di scorta, cosa succede quando un pilota cade, quando un disco si rovina, la logistica, la gestione delle temperature, l'attrezzatura aggiuntiva, le procedure, il fatto che devi fare i raggi X ai dischi quando cadi per controllarli, oppure un altro controllo di altro tipo equivalente, non lo so, il tempo che serve ai team per adattarsi, i test. Per esempio, li voglio vedere i test team a testare con i carbo. Voglio dire, anche cosa fa un team attuale del magazzino di dischi, freni che si è comprato perché sta facendo le gare attualmente, come vengono gestiti i test e chi li fa. Fra l'altro io ho chiesto a Brembo da chi sono stati fatti i test e non mi ha voluto rispondere. Poi lo vedrete. Che segreto è? Comunque ve lo dico io: Canepa a Cremona, Iannone con Go11 a febbraio, insomma mi pare ha avuto anche un problema con la forcella perché le pasticche erano disallineate, Gerloff con la Kawasaki non so se sono riusciti a completare il test, poi BMW con Reiterberger, Pirro con la moto nuova e poi recentemente Bulega in combo con le Michelin, e poi Bimota ad Aragon, che è la pista per loro di casa essendo un team spagnolo, ma non giornate di test, full immersion, un paio di uscite, questi sono assaggini, i test sono un'altra cosa, hanno fatto provare il bello dei carboceramici, non la vita vera con i carboceramici ai piloti, ai team. Questo mi hanno detto.
Quindi saranno un costo anche gli errori da adattamento iniziale, perché costa uguale è una frase che suona bene in conferenza stampa, però in un box, su un bilancio, chi ha fatto le corse lo sa, su una stagione intera può voler dire tutto e il contrario di tutto, e soprattutto bisogna capire a chi costa uguale, perché se io oggi sono un team supportato da un marchio alternativo, magari quel materiale non lo pago o lo pago meno per un accordo commerciale o una sponsorizzazione tecnica, domani se quel marchio non può più entrare, io quel supporto lo perdo e magari devo acquistare da un fornitore unico, quindi per qualcuno non è semplicemente un costo invariato, è il passaggio da una sponsorizzazione a una voce di spesa. Stiamo parlando di economia del paddock, di equilibrio tra fornitori, di possibilità per i team di costruire le partnership. Se un team oggi ha la possibilità di essere sostenuto da un marchio di freni alternativo, quella è una risorsa. Se domani quella strada viene chiusa, quel team perde una risorsa, il fornitore escluso perde una vetrina mondiale. Questo non è un dettaglio, è una conseguenza diretta della scelta del fornitore unico. Infatti ho parlato anche con Nissin, che mi ha spiegato che sono stati tagliati fuori. Io non lavoro per Nissin, non ho dei rapporti con Nissin, però mi dicevano, cioè, così si dedicheranno a Moto2 ed Endurance, ed era anche giusto sentire loro che ovviamente erano infastiditi, e lo capisco, però capisco anche che si siano tirati fuori perché non volevano assecondare le richieste economiche dell'organizzatore, e quindi amen, ne pagano le conseguenze. È il mercato libero, è anche questo, ma a noi non interessa il mercato libero, a noi interessa l'impatto che questo mercato ha su tutto il sistema. E poi c'è un altro tema, lo sviluppo. Ci viene detto che questa scelta porta innovazione, però di solito l'innovazione nasce dalla concorrenza oppure dal monopolio. Mi risulta che normalmente il motorsport è stato cresciuto proprio perché metteva in competizione idee diverse, fornitori diversi, soluzioni diverse. Questo è lo sviluppo, questo è il racing. Se invece diciamo che da domani c'è un solo fornitore, un solo sistema, una sola direzione, una sola soluzione omologata, allora non stiamo creando più concorrenza tecnica, stiamo creando standard. Non per niente quando c'è la gomma unica, lo pneumatico unico, il fornitore unico di pneumatici, si sa che si cerca più che altro di frenare i costi. C'è uno sviluppo all'interno di quella finestra, ma non è sviluppo al 100%, lo sappiamo benissimo tutti, lo sappiamo come si fa lo sviluppo puro. Si mettono 3, 4, 5, quanti più possibile fornitori in confronto fra loro. Questa cosa può avere dei vantaggi, quella del fornitore unico, ma non è automaticamente sviluppo. È soprattutto la storia del campionato che perde una delle sue anime, perché la Superbike non è nata per essere un monomarca tecnico. La Superbike è nata per prendere moto derivate dalla serie e permettere ai costruttori, ai team, ai fornitori di interpretarle, ed è questo che la rende interessante e diversa dalla MotoGP. La MotoGP è il prototipo, la Superbike dovrebbe essere l'estremizzazione della serie, ma se cominciamo a mettere fornitori unici sui componenti sempre più centrali, allora domani non si sa dove finiremo. Oggi i freni, domani gli scarichi, le carene, le sospensioni, altri componenti obbligatori, e quindi non si capisce dove si fermi il principio, perché una volta che accetti il concetto diventa molto facile replicarlo, ok? Come funziona? Arriva un'azienda, propone un accordo e dà i soldi all'organizzatore, porta tecnologia, o meglio porta soldi, porta la sua tecnologia, solo sua, ad un prezzo, porta comunicazione, il campionato accetta, e da quel momento tutti devono adeguarsi. Lo sapete quanto paga Brembo per 4 anni di accordo commerciale? Io l'ho chiesto ad Orna e a Brembo e non me l'hanno detto, ve lo dico io. I rumor dicono 1,5 milioni in 4 anni, e non potevano trovare due spicci per dare il prodotto ai team? Oppure glielo daranno? Non lo hanno detto, i team non lo sanno. Chiamiamo le cose con il loro nome, non è più soltanto regolamento tecnico, è la gestione commerciale degli spazi tecnici, è la selezione dall'alto di chi può stare nel paddock e chi no. E questa cosa va discussa, non subita, perché se domani un fornitore unico entra in un altro settore, cosa diciamo? Progresso, costi, sviluppo? Attenzione, perché così si scivola lentamente verso un campionato a kit. E alla fine cosa è rimasto della libertà tecnica? Cosa è rimasto dell'interpretazione? Cosa è rimasto della Superbike? Le categorie non cambiano identità in un giorno, ma quando te ne accorgi magari è già troppo tardi. Se tu metti una rana in un pentolone a 100 gradi, quella salta fuori, ok?
ma se la metti nell'acqua tiepida e alzi 1 grado alla volta, quando se ne accorgerà sarà troppo tardi. Poi c'è il tema della guida. Adesso parliamo del tema della guida, perché i freni carboceramici non sono semplicemente i freni migliori. Non è che monti il carboceramico e magicamente freni 50 metri dopo. Sono materiali diversi, finestre operative diverse, temperature diverse, comportamenti diversi, sensibilità diverse, richiedono un adattamento diverso, procedure, gestione, attenzione, potrebbero richiedere coperture dedicate a protezione, potrebbero richiedere un modo diverso di preparare la moto all'uscita dal box, potrebbero cambiare la sensazione del pilota, anzi lo faranno, modificare il modo in cui entra in curva, influenzare la modulabilità, richiedere un lavoro sul setting. E allora anche qui qual è il vantaggio reale? C'è un vantaggio reale? È prestazionale? È di durata? È di sicurezza? È di immagine? È di marketing, è di sviluppo industriale? Non lo spiegano, dicono dureranno di più e alla fine convengono e quindi sono migliori. Se mi dici lo facciamo perché riduce i costi, voglio vedere i costi, voglio vedere i numeri, e invece non sono usciti nemmeno i listini, i team non li hanno ricevuti. La presentazione fatta in sala stampa, quella che era a Misano, sapete quante slide aveva? Zero. Vi metto la foto, ecco. Questa è la presentazione, potete vedere Gigi Dall'Igna in terza fila, tanti giornalisti, un impianto frenante piccolo piccolo, sulla destra in fondo dietro le persone che erano lì a presentare. E se mi dici lo facciamo perché aumenta la sicurezza, voglio vedere i dati. Sapete quanti dati sono stati mostrati nella conferenza stampa dell'evento tecnico più importante degli ultimi 20 anni, operato dall'azienda leader nel settore dei freni e sospensioni, con l'organizzatore del terzo campionato di motorsport del mondo? Zero. Ho chiesto a Brembo ulteriori informazioni, mi hanno mandato un link in cui ci sono delle foto con delle schede riassuntive, che è praticamente la roba che è scritta sulla scatola, ma non ci sono dati reali o comparativi, non ci sono degli studi. Se la tecnologia non arriva sulle moto di serie, non è utilizzabile dai clienti, non è replicabile sul mercato e resta dentro un campionato con fornitore unico. E allora che tipo di trasferimento tecnologico stiamo raccontando? La Superbike dovrebbe essere, adesso vi dico che cosa dovrebbe essere la Superbike, perché sembra che molti se lo siano dimenticato, dovrebbe essere il ponte fra la pista e la strada, non il laboratorio di una tecnologia che la strada non la vedrà mai se non fra 20 anni o 10 o subito, ma per 2 moto che neanche si vendono, anche se Brembo dice che tutti li potranno montare questi freni, ma dove, quando, su quali moto? E qui entra un altro aspetto spesso dimenticato. E dovrebbe essere quello invece in primo piano, cioè il motociclista, perché la Superbike vive anche del sogno dell'appassionato, cioè tu guardi la moto in pista e pensi, quella è la versione estrema della moto che potrei avere in garage e me la vado a comprare, è un'illusione, è chiaro, ma è un'illusione necessaria, cioè parte dal fascino e del contratto emotivo, si chiama, per chi vende. Cioè se invece cominciamo a introdurre componenti che esistono solo su moto da 200.000 euro, solo su sistemi non accessibili o su materiale obbligatorio da campionato, quel ponte emotivo lì di cui parlavamo si indebolisce e la Superbike rischia di perdere quello che la rende diversa. Cioè se devo guardare i prototipi, guardo la MotoGP; se devo guardare una categoria completamente standardizzata, mi guardo un monomarca, un trofeo. La Superbike deve stare in mezzo, ma deve sapere perché e deve avere una sua identità forte, non può inseguire continuamente la MotoGP scimmiottandola da un lato e in monomarca dall'altro con dei contratti obbligatori. Deve essere se stessa. Per essere se stessa deve difendere alcuni principi: la derivazione della serie, la pluralità tecnica, la sensibilità e la sostenibilità dei team, la possibilità per i fornitori di competere, la libertà interpretazione. Ora io non sono un ingenuo, so benissimo che la Superbike moderna non è una moto presa dal concessionario e portata in pista, lo sappiamo tutti, ma proprio per questo bisogna stare attenti, perché se il campionato è già vicino al limite, ogni ulteriore passo verso i prototipi va pesato e qui non mi sembra che la discussione sia stata sufficiente. Il tema non è stato spiegato, molti team mi hanno detto di non aver avuto alcuna informazione, specialmente i privati, non sono stati coinvolti, non conoscono i costi, non conoscono l'impegno e non è stato discusso niente con loro. Vi faccio vedere un messaggio di un team manager, ovviamente senza mostrare il nome, un team manager di un team factory. L'immagine è questa. Guardate, guardate qua.
non so niente dei costi, mai interpellato da nessuno e coinvolto nella decisione. Cosa ne faccio di quelli che ho in magazzino? Si riferisce ai freni. Non mi intendo, ma da quello che ho sentito siamo obbligati a prendere questo prodotto. Cioè, lui non lo sa nemmeno, ok? Non lo sa nemmeno. Un team manager di un team factory infatti mi ha detto è stata una somministrazione e non per via orale, queste le sue parole. Non ve le faccio vedere perché non sono scritte esattamente così. Poi c'è un altro che poi sono andato anche a trovare e mi ha detto amico mio perché non sei passato a salutarmi per pranzo in ospitalità, vabbè cartellino giallo. In merito a Brembo non c'è stata chiarezza sui dettagli dei costi, ma Dorna evidenzia che non saranno superiori se l'investimento dei dischi sarà spalmato in 2 anni. Vediamo adesso, quindi scopriamo anche questa cosa in più. Quindi eh, in via informale poi mi ha detto, quando sono andato a trovarlo, che la spesa sarà 4.800 € ad impianto contro i 1.800 attuali, 1.900, insomma più o meno. Se questo numero è vero è mostruoso, se è inventato, come cacchio gli è arrivato a lui? Vuol dire che non gli hanno dato i numeri veri, non hanno comunicato, è ancora più grave da parte di Brembo e di Dorna. E nelle interviste a Brembo e a Dorna, quella di Brembo la trovate attaccata qui, quella di Dorna uscirà a parte, Dorna dice che la cosa riguarda Brembo e Brembo dice che la cosa riguarda Dorna e fanno scaricabarile. La cosa più impressionante, lo ripeto, è stata proprio quella conferenza stampa, un cambiamento così importante, una sala piena di giornalisti e nessuna domanda. Quasi praticamente. Questo è il punto che mi ha colpito di più, perché poi magari io sbaglio e sono io il rompicoglioni, però magari fra 2 anni scopriremo che questa scelta è giusta, è geniale, i costi sono sotto controllo e sono tutti felici, magari Brembo dimostrerà con i fatti che il progetto è sostenibile, utile, coerente, fantastico, però oggi, sulla base di ciò che è stato comunicato, le domande restano. E le domande non sono un attacco, le domande sono il nostro mestiere, il problema non è farle le domande, il problema è non farle, perché se un campionato prende una decisione tecnica così importante e nessuno chiede nulla, allora non abbiamo un paddock sereno, abbiamo un paddock meno vigile, un paddock forzato, perché il motorsport vive anche di controllo critico e di giornalisti che non si limitano a ricevere i comunicati, vive di addetti ai lavori che non applaudono ogni novità solo perché è presentata bene. Io ho chiesto a Brembo come mai nessuna domanda dei giornalisti, li avevamo convinti prima. Poi lo vedete. Ma secondo voi cosa vuol dire? A me non mi hanno convinto neanche dopo. Ma perché fornitore unico? Perché carboceramico? Perché Superbike? Perché senza un confronto più ampio? Perché senza una comunicazione più chiara sui costi? Perché senza spiegare davvero che cosa succede ai fornitori esclusi? Perché senza spiegare cosa succede ai team che avevano accordi diversi? Che succede in pista nel flag to flag o quando piove o quando uno cade? Queste sono le domande. Non Brembo è brava, Brembo è cattiva. Brembo è bravissima, è un'eccellenza mondiale, ma anche la migliore azienda del mondo quando diventa fornitore unico obbligatorio in un campionato modifica gli equilibri del campionato stesso e quegli equilibri vanno discussi, non nascosti, perché innovazione è una parola bellissima, ma non tutte le innovazioni sono automaticamente buone. Le innovazioni sistemiche sono quelle che rafforzano l'identità di un campionato, la Super Pole Race, quelle che connotano le formule che aumentano lo spettacolo senza tradire la natura della categoria. Quelle sono le innovazioni sistemiche che hanno reso la Superbike più riconoscibile. Poi ci sono innovazioni che magari tecnicamente sono affascinanti, ma rischiano di andare contro il sistema in cui vengono inseriti. Allora la domanda è questa: i freni carboceramici obbligatori con fornitore unico rendono la Superbike più coerente con se stessa oppure la spingono un altro passo lontano dalle moto di serie? Io oggi ho più dubbi che certezze. Il mio mestiere non è fare da amplificatore per le conferenze stampa per mangiare i pasticcini, non ne ho bisogno, come vedete, o ricevere costosissimo materiale da testare che non restituirò mai o che poi metterò su subito.it. Il mio mestiere è ascoltare, fare domande e poi provare a ragionare e il ragionamento mi porta qui. Se la Superbike vuole restare il campionato delle derivate di serie, deve evitare di trasformarsi lentamente o velocemente in un campionato di componenti obbligatori. Se vuole essere un campionato tecnologico, lo dica. Se vuole essere più vicino alla MotoGP, lo dica. Se vuole diventare più standardizzato, lo dica. Ma non può continuare a ripetere il mantra delle moto di serie mentre introduce soluzioni che con le moto di serie hanno un rapporto sempre più debole perché il pubblico se ne accorge. E allora sì,
magari avremo freni bellissimi, ma rischieremo di perdere un pezzo dell'anima della Superbike, e l'anima una volta persa non la ricompri. Voi penserete che questo sia uno sfogo, probabilmente lo è il mio punto di vista. Per questo motivo, dopo questo contenuto, fra pochi secondi, in questo stesso video, vedrete l'intervista fatta a Mauro Piccoli, responsabile marketing di Brembo, e mi direte voi se mi ha dato le risposte alle domande che ho fatto e che risposte mi ha dato, per non parlare di quelle che secondo me non mi ha dato. Io sono Gianluigi Ragno e questo era Mr. Helmet. A voi. Stiamo registrando, siamo con Mauro Piccoli, è il responsabile marketing di Brembo, corretto? Corretto. Sì, corretto. Allora, noi ieri abbiamo assistito a una conferenza stampa, secondo me epocale, perché introduce una novità pesante, pieno di domande da parte di tutta la stampa. No. E quindi, vabbè, io ne ho fatte due. Alcune cose non mi tornano, altre le capisco tutte le ragioni di marketing di Brembo e aziendale industriale di Brembo, e quindi però due perplessità le ho, sia dal punto di vista tecnico, ma non super tecnico, ma dal punto di vista proprio procedurale, sia dal punto di vista di comunicazione e marketing, insomma. Una domanda per aprire vorrei farla, perché ho una sensazione. Voi diventate sponsor della Superbike l'anno prossimo? Noi siamo già sponsor da quest'anno. Diventate main sponsor? Cioè, cambia qualcosa? Come relazione rispetto a quest'anno no. Siamo main sponsor quest'anno, rimarremo main sponsor l'anno prossimo. Ok, quindi non c'è un cambiamento in base a questo tipo di deal No. che voi fate dal punto di vista dell'intensità o del rapporto? No. Ok, quindi, perché questa potrebbe essere una delle ragioni, no? Se il marketing si fa anche per quello, quindi tendenzialmente no? Beh, come raccontavamo ieri in conferenza stampa, una delle ragioni per cui siamo entrati in partner con Superbike era proprio la possibilità di contare su un territorio di sviluppo che ci consentisse di sviluppare quelli che sono i prodotti per le moto stradali. Di questo dobbiamo parlare. E oggi Superbike ha quel valore, no? Sì, rispetto ad altri campionati. Io sono d'accordo in teoria, in pratica ho dei dubbi su questa cosa qua, nel senso, allora intanto vabbè, ci sono state 3 domande, va bene, una era una più di fotografia del scenario, poi c'erano quelle che ho fatto io, cioè la prima domanda che ho fatto è: c'è un delta nei costi dell'utilizzatore finale, fra virgolette, costretto, nel senso costretto perché diventa fornitore unico, quello è il senso, non è che si parla di una violenza, però, cioè, e quindi la mia perplessità è questa, perché cambia veramente il modo di frenare, il modo di concepire, sia dal punto di vista proprio della guida, sia anche proprio dal punto di vista dell'approccio, no? C'è un discorso di dischi in più, di pastiglie, di numero, cioè di impianto, cioè cambia proprio l'approccio alla frenata, no? Su questo siamo d'accordo, lo fate apposta, un cambiamento allora, così. Il materiale cambia. In termini di costi complessivi per la stagione, il lavoro che abbiamo fatto con Superbike è proprio indirizzato al fatto di tenere i costi complessivi della stagione completamente allineati. Cioè i consumi del materiale per il prossimo anno saranno decisamente più bassi di quelli oggi con i freni in acciaio. Qual è il vantaggio di andare sul carboceramico? E poi rispondo anche alle tue perplessità dal punto di vista dell'utilizzo sulle moto stradali, no? È che il carboceramico, anche poi direi che eredita la nostra esperienza anche che abbiamo avuto sulle 4 ruote. Di fatto è un materiale che, avendo una base carbonio, non deforma in temperatura ed è un materiale estremamente leggero, quindi riduciamo del 40% l'inerzia sull'avantreno, riduciamo più o meno della stessa grandezza il peso sull'avantreno, anzi qualcosa di più se andiamo poi a comparare le diverse soluzioni oggi. Le masse dinamiche, tutto quello che quindi esatto, le masse non sospese ovviamente migliorano, quindi ci aspettiamo un miglioramento dell'ingresso curva. E ci aspettiamo soprattutto una costanza di prestazione, che è quello che abbiamo visto con i test che abbiamo fatto sul materiale, perché il materiale non è stato proposto, scelto sulla carta, è stato ma questo scelto, testato, è che la costanza di prestazione da tutti coloro che l'hanno provato ha dimostrato essere un valore estremamente importante. E questo va anche nell'ottica della sicurezza, perché più un pilota si sente confidente nell'utilizzo del freno, più
più ovviamente può essere tranquillo che dalla prima frenata fino all'ultima le prestazioni rimangono tali. Al netto del cambio di guida e tutto il resto, però va bene, i piloti si adattano, io questo dubbio non ce l'ho. I piloti si adattano e normalmente, Sì. cioè in una competizione a livello mondiale come la Superbike, ovviamente la tecnologia evolve stagione dopo stagione in ogni caso, quindi comunque c'è un adattamento dal punto di vista dei piloti. Aspetta, faccio un controllo. Sì, ok, ma giusto perché. Ho un dubbio. Sull'usura io sono assolutamente in linea, perché i numeri non mentono, immagino li avrete, immagino li potrete produrre, ma io proprio non ho nessun tipo di dubbio, sia per l'interlocutore che ho, perché miseria, sia per il fatto che queste cose si fanno apposta. Però c'è una componente che non so se voi l'avete presa in considerazione, cioè c'è il discorso caduta, c'è il discorso incidente, c'è il discorso usura imprevista, cioè non l'usura normale, quella da chilometri o da frenate o da azioni, cioè l'usura, quella della caduta. Cioè la domanda è, cioè, dopo una caduta come funziona? Cioè, nel senso, c'è una certificazione, viene fatta sul campo, perché immagino, cioè, il carboceramica non è il disco in carbonio, il disco in acciaio lo riutilizzi, è rigato, va bene, lo usi per la pioggia, vabbè, i meccanismi li conosciamo tutti, però col carboceramico come funziona? Cioè voi fate una certificazione sul campo, la fate a casa, ritirate il disco, perché questo poi impatta anche sul discorso track day, sull'utilizzatore finale a cui voi, immagino non domani ma dopodomani, vi volete rivolgere. Quindi c'è un discorso di questo tipo? Allora, c'è. Chiaramente è difficile guardare tutto il ventaglio di possibili cadute e di possibile danneggiamento del materiale. Però una simulazione la dovete certo, averla fatta. Sicuramente. Finisco e poi capisci dove voglio arrivare. Già anche oggi con l'acciaio succede questo, no? Ci possono essere delle cadute che richiedono la sostituzione completa dell'impianto, ci sono delle cadute invece che consentono dopo un'ispezione delle parti di rimontarli in moto. Ci aspettiamo la stessa cosa con il carboceramico, ovviamente un materiale più fragile, questo non lo nascondiamo, quindi è un materiale che potrebbe danneggiarsi in caduta. Stiamo valutando con Superbike la possibilità di utilizzare delle protezioni a guardia del disco proprio per limitare questo tipo di fattori. Acquisiremo anche noi esperienza, direi, nell'utilizzo di una serie e nella modalità in cui gestirlo. Chiaro che siamo preparati perché conosciamo molto bene il materiale, lo facciamo noi certo. E quindi voi avete fatto i test, io lo so. Sì, ma abbiamo anche una profonda conoscenza della meccanica del materiale e della struttura del materiale, quindi siamo in grado anche di capire se un disco può essere riutilizzato o meno dopo che c'è stato un episodio di... E voi le avete mixate queste proiezioni fra episodi impattanti e non impattanti? Ovviamente è stata una delle attività che abbiamo preso in considerazione quando con Superbike ci siamo messi al tavolino e a valutare quali fossero il total cost of ownership di e vi torna uguale a voi? Allora, in questo momento il nostro obiettivo di Superbike è che il costo complessivo della stagione sia allineato. Adesso faccio un po' lo stronzo e ti dico, avete messo nella simulazione, avete messo i fratelli Lowe's o avete messo Bautista e Bulega? Perché ovviamente, devi considerare che ovviamente non è una cosa che stiamo facendo da soli, no? No, certo. C'è dietro l'organizzazione di Superbike che vi ha dato dei numeri. Ha fortemente a cuore anche gli interessi dei team, quindi da questo punto di vista credo che le garanzie sono più che importanti, cioè più che loro... Questa parentesi dell'interesse dei team non la apro perché effettivamente se vediamo tutte le soluzioni scelte c'è molta differenza fra l'approccio che organizzatore ha verso i team in Superbike e quello che ha verso i team MotoGP. I team Superbike lamentano cronicamente da sempre il fatto di non essere assistiti dal punto di vista dei costi, perché il price cap è aggirabile, perché la Superbike in teoria dice che deve essere amica delle moto di serie, ma poi fa sempre dei passi tipo questo, adesso poi ne parliamo. Che comunque, allora io non entro in questo tipo di discorsi. Brembo deve fare Brembo, io non competono a Brembo, non competono alla mia azienda. L'altro elemento che vorrei aggiungere è che ed è interessante, no? Che l'introduzione in Superbike avviene dopo che già una moto di produzione è stata lanciata con questo materiale. Perché la superleggera Centenario di Ducati... Non mi fare l'esempio della superleggera, che è una moto però è la prima moto che è stata lanciata stradale, perché la superleggera è omologata stradale, con il perché non corre in Superbike la superleggera?
perché non è una moto che è stata fatta per Ma io domani non la posso comprare la superleggera, anche se ho 200.000 euro, non me la danno, non c'è. Quindi la superleggera non è il benchmark per la moto benchmark. Già si discute che sia la Panigale, perché già qualcuno munge il diavolo e dice Panigale 60.000 euro, la moto non è quella. Cioè io domani in concessionario una moto con i carboceramici la c'è, perché non c'è. Beh, in questo momento l'unica moto che è stata lanciata col carboceramico è la superleggera. Se tu allora è in vendita al pubblico, poi andate da Ducati e chiedetela loro, anche lì non è un processo a Brembo, è un processo come posso dire, è una valutazione dell'opportunità, cioè che Brembo sia il leader in assoluto e che abbia fatto bene a prendere lo spot, al di là di come dei concorrenti che ci potevano essere per questo tipo di fornitura, noi siamo tutti contenti. Il tema è che se mi viene detto sì, ma la superleggera è una moto di serie, la superleggera, noi possiamo parlare fino a domani, non è colpa di Brembo, però la superleggera non è una moto di serie, perché la moto di serie è la Kawasaki, la Yamaha, già sulla Ducati se ne potrebbe discutere, però è così, però è vero, però insomma la verità è che questa che al momento non c'è. Comunque la nostra aspettativa è che ovviamente poi sia un materiale che verrà disponibile anche per moto che verranno utilizzate. Che comprerò una R1 con i carboceramici. È come oggi se voglio comprare i carboceramici per un'automobile, no? Il processo è esattamente lo stesso. Ha iniziato con alcune applicazioni, è diventato un elemento di performance, un elemento di valorizzante per chi ha un'automobile, e dopodiché c'è gente che è liberissima di scegliere. La Hyundai con i carboceramici non c'è, però, per farti un esempio. Però, vabbè, io l'ho capita questa cosa, perché se la Superbike, l'organizzatore, ti dice a te Brembo che questo è considerata moto di serie, giustamente Brembo fa Brembo, deve fare i freni, non deve fare politica sotto questo aspetto. Il dubbio è il mio, cioè non è che adesso dobbiamo discutere io e te della superleggera, perché nel senso dobbiamo ragionare io e te sulla superleggera, perché non è quello il tema. Io le domande che ti devo fare sono altre, però tipo non so quante pastiglie, cosa cambia, i costi settimanali, quelle cose lì, cioè dopodiché per esempio il flag to flag, cosa succede? Cambiate il disco, cambiate la pinza, cambiate la ruota, quanti set vi fate? Ruota di scorta, bagnato, quindi 4 set. Allora, adesso ovviamente ci sono alcuni aspetti che, non essendo ancora stati resi pubblici dall'organizzazione, non sarò certo io a renderteli pubblici, e verranno resi noti. No, tu mi dici mesi. Sì, li abbiamo presi in considerazione, lo sappiamo già, e a me mi basta. Considera che, essendo un materiale che nasce anche per essere utilizzato sulle moto di serie, è un materiale che può essere utilizzato anche in diverse ok, quindi voi avete previsto. No, perché i team non lo sanno, cioè io ho parlato con i team, sono andato da praticamente 4-5 team, il listino non lo sanno, non glielo avete dato? Non siamo noi in questo momento che stiamo dialogando con i team, lo sta facendo Superbike, e quindi non gliel'hanno dato. Lasciamo che però i freni li vendete voi, facciamo che loro facciano il loro lavoro. I freni li vendi tu, i freni li venderemo noi, il prezzo non gliel'hanno detto. Questo lo dici tu. Te lo dico io. Ho parlato con 4 team, allora se vuoi. Io non sono in grado di dirti se io ti dico che non gliel'hanno detto. Poi quanti set devono portare in pista non gliel'hanno detto. Non lo sanno. Cioè non sanno se nel flag to flag devono cambiare le pinze anche o solo il disco. Avranno sicuramente questa informazione nel corso. Se non ce l'hanno oggi, cosa che mi stupisce, l'avranno. Ma secondo te, quando tu a un team somministri, uso questo termine che vuol dire che dall'alto verso il basso, no? Tu gli dici che avranno i carboceramici, ok? E non gli hai detto il listino. Però non è, allora, la stai vendendo come un processo top down. Lo è. Non è stato un processo top down, e ti spiego perché. Perché noi ovviamente è dall'anno scorso che stiamo effettuando test con team e piloti, ovviamente non possiamo farlo con tutti. No, ma si sa. Credo che sia comprensibile. Tutti coloro che hanno provato il materiale ci hanno chiesto di avere quella soluzione lì disponibile. Quindi
l'inizio e il push iniziale di avere il carboceramico disponibile è arrivato da chi l'ha provato e ne ha visto i vantaggi. Allora, chi l'ha provato sono le factory? Chi l'ha provato sono alcuni team factory, sicuramente. E i clienti? Sicuramente. Arriveranno, ovviamente. Ci sono, noi non possiamo arrivare a testare con tutti nello stesso momento e le stiamo testando. Quindi chi ha visto il vantaggio l'ha voluto e abbiamo iniziato a ragionare su come introdurlo. Superbike ha ricevuto questi feedback, ovviamente. Abbiamo valutato insieme che fosse una tecnologia coerente con la missione di Superbike e dall'anno prossimo ma io sulla tecnologia io sono anche entusiasta della tecnologia, è la metodica che non mi torna, perché si dice che il mondiale Superbike ci sono anche le factory, ma è un mondiale di privati e invece i privati non hanno fatto i tester e non hanno il listino e non sanno quante pinze e non sanno se nel flag to flag devono cambiare anche la pinza, cioè capito, questo era il senso della cosa. Poi noi possiamo discutere dal punto di vista ideologico che la Superbike è nata come mi compro la moto di serie e me la preparo più o meno come voglio io, ci metto la Krapovic, ci metto un'altra marca, le sospensioni ci metto quelli o ci metto un'altra marca, adesso i freni non scelgo più. Poi magari l'anno prossimo arriva a Krapovic o Arrow e dicono vogliamo fare un accordo con la Superbike, usate le nostre marmitte perché così. E quindi poi non è che viaggiamo verso il trofeo invece però ripeto, quello è una discussione che devi fare con Superbike, non la devi fare con Brembo. Sì, va bene, infatti dopo il pomeriggio parlo con Francesco Valentino. Brembo aveva a disposizione una tecnologia che riteneva estremamente premiante dal punto di vista dell'utilizzo in pista, oltre che ovviamente una soluzione che coerentemente con la missione di Superbike fosse un prodotto stradale. Abbiamo portato il team, l'abbiamo portato Superbike, ne abbiamo discusso, si è fatta questa scelta perché la monofornitura è una scelta che consente a tutti un cambio nello stesso momento con una tecnologia che è così diversa da quella precedente, e quindi è comunque anche una forma di tutela e di allineamento delle prestazioni tra tutte le moto in griglia. È una tecnologia che noi siamo convintissimi arriverà e sta già arrivando anche sulle moto di serie, e vedremo l'anno prossimo. Questa cosa secondo me non la devi dire mai, perché non è vero. No, è vero. Perché sulle moto di serie non ce n'è una che ce l'ha le carboceramiche. Ma in questo momento, ti ho detto, la prima moto che nasce con quel materiale lì non è di serie. È stata la superleggera Centenario. Di serie o non di serie, decidi tu che moto è. No, decido io, decide chi la deve comprare. Perfetto. È una moto che è stata presentata a un listino e può essere acquistata. Non è vero, perché non c'è. Cioè, che esiste in potenza, diciamo, però non c'è. Però questo è un tema di Ducati e il resto è un tema di Dorna. Io sono d'accordo. Però voi siete i fornitori e su certe cose le lamentele che ho raccolto io sono quelle che ci siamo detti, cioè che loro non hanno le informazioni effettive. Cioè vi hanno detto state tranquilli perché è tutto ok dal punto di vista della frenata, e lì il marchio non ha dubbi, non lascia nessun tipo di dubbio, un pazzo potrebbe... I meccanismi saranno più o meno quelli, però no, state tranquilli, cioè, da noi si dice tranquillo, che fine ha fatto, cioè, voglio dire, si sa che... No, ma io ho piena fiducia, sinceramente, ho piena fiducia nell'organizzazione, mi auguro che la stessa fiducia l'abbiano tutti i team. Sono sicurissimo che se non hanno queste informazioni gli arriveranno a breve. Abbiamo fatto un grossissimo lavoro con Gregorio Lavilla e con l'organizzazione della Superbike, e vedrete che l'anno prossimo ci saranno... Ma queste informazioni non si danno prima di fare gli accordi? Solo contente. Non gestiamo noi il rapporto direttamente con i team, quindi... Hai un interlocutore questo pomeriggio? No, certo, no. Allora, adesso ragiona sul discorso serie ho qualche domanda, nel senso, come funziona? Voi lo volete ovviamente introdurre per il discorso delle moto di serie, ove disponibili, quando troveremo qualcuno che girerà con i carboceramici. Come funziona lì? Cioè, voi
per i track day, cioè come funziona come funziona l'assistenza, si sa un prezzo, c'è qualcuno in pista, a che persone potranno essere destinati, perché è uno strumento, come tutti gli strumenti di precisione, richiede delle capacità, no? Anche a livello però essendo un prodotto già predisposto per l'utilizzo su applicazione stradale, è un prodotto facile, non è il carbonio che utilizziamo nella MotoGP, okay. No? Il carbon che ha la necessità per funzionare di essere portato all'interno di un range di temperature che, se non è quello, non riesco a garantire le corrette performance. È la differenza tra utilizzare una gomma da MotoGP e utilizzare una gomma da track day. Sono due oggetti estremamente diversi. E ovviamente, se utilizzo una moto da track day, non ho bisogno di avere lì Pirelli o Michelin che mi fanno però assistenza. Dopodiché è chiaro che noi abbiamo una rete di partner che gestiscono questo tipo di prodotti, che supportano i nostri clienti nelle loro attività, e quindi abbiamo una rete. Cioè, voi pensate che in qualunque track day ci potrà essere il tizio? Avete un'idea? Vi siete fatti una proiezione temporale? Non crediamo che l'introduzione del carboceramico debba cambiare il nostro modo di approcciare le giornate in pista degli amatori. Questo è un dato di fatto. Già oggi chiunque si approcci alla pista e ha bisogno di suggerimenti, consigli e valutazioni rispetto all'utilizzo dell'impianto frenante sa a chi rivolgersi, perché la nostra rete di distribuzione è una rete di distribuzione capillare che comunque ha delle persone estremamente competenti su questo del freno. Però io devo andare al Mugello a farmi una giornata in pista al Mugello organizzata da uno dei tanti che lo fa, Pistad, lo dico che è un mio sponsor, almeno una volta tanto, e voglio usare i carboceramici, quindi domani li acquisterai, anzi, grazie per acquistarli. Deciderai di appena mi tirate fuori un listino che non l'avete ancora di montarli sulla tua moto. Ti verrà spiegato quali sono le modalità di utilizzo del materiale, ma non sarà niente di estremamente complicato. Andrai in pista e apprezzerai, credo, in maniera estremamente... Io con le mie moto faccio vedere, le mie moto sono qualcosa, però il discorso che sento non assomiglia tanto a un normale discorso di amatore, cioè assomiglia a un discorso di situazione molto avanzata vicino al racing. Perché poi... No, perché dici così? Ti ho detto che per un track day normale non cambierà assolutamente niente come approccio. Ho acquistato un componente, so come utilizzarlo, lo porto in pista, e tra l'altro ci posso guidare da casa mia fino all'ingresso in pista, perché è un prodotto che è omologato stradale. No, vabbè, ma tu sei bravo, ma tu sei responsabile marketing, io lo so perché direttamente in pista. Io lo so perché tu sei responsabile marketing, che sei bravo, però questa cosa ha una, come posso dire, diciamo, un grado di convincimento sicuramente vero, però al momento teorico, perché ti ripeto, cioè la mia contestazione, fra virgolette, e ovviamente non è legata specificamente a Brembo, è che i team si siano trovati davanti a questo tipo di soluzione senza avere, secondo me, tutti gli elementi per apprezzarne il valore. Che poi né Brembo né Dorna siano dei criminali e che li abbiano presi in giro, possiamo anche essere anche d'accordo. Però io credo che non siano stati dati tutti gli elementi per decidere. È ovvio che non tutta la responsabilità, anzi quasi nulla, ricade su Brembo, però i fornitori siete voi alla fine, cioè quelli da cui devono venire a comprare i freni siete voi. No, è chiarissimo, però sai meglio di me che la scelta dei cambi regolamentari passa attraverso di commissioni che hanno il compito proprio di valutare tutte le condizioni al contorno e di dare il loro placet all'introduzione di quella soluzione lì. Questo è il percorso che ha seguito anche l'introduzione dei carboceramici, e anche in quel caso lì c'erano dei rappresentanti dei costruttori, c'erano dei rappresentanti dei team che hanno dato il loro ok ad andare avanti con questa soluzione. Quindi da questo punto di vista, comunque è un po' diverso. Non lo vedo così coercitivo come la stai ma non è coercitivo. No, non è coercitivo. Manca di alcuni elementi di trasparenza, che è diverso da essere coercitivo, perché i team possono essere stati effettivamente, oltre che i costruttori, tutti d'accordo sull'introduzione dei carboceramici, ci mancherebbe altro, però
mancano alcuni elementi, secondo me, di dettaglio, e secondo me non c'era l'esperienza di simulazione per fare una, come posso dire, una proiezione precisa del disco, perché voi stessi mi avete detto stiamo crescendo, ci stiamo lavorando, stiamo valutando. È una nuova tecnologia, no? Come tutte le nuove tecnologie, poi puoi fare tutte le simulazioni che vuoi, ma poi lo scopri quando vai in pista, quando gestisci le cose direttamente durante la stagione. L'anno prossimo cambieranno ancora le gomme, ad esempio. Quale sarà l'impatto del cambio gomme sulle prestazioni della moto, sul comportamento delle moto? Oggi lo stanno valutando, ma sulle gomme diciamo che un po' ci sono abituati su certe cose, un po' diverso. Però è una cosa estremamente simile, no? C'è una monofornitura, c'è un cambio regolamentare che è stato deciso e siamo tutti convinti che i team avranno tutto il supporto per introdurre quella soluzione lì senza che questo crei problemi. L'interesse di tutti, in primis nostro, è che i team siano il più soddisfatti possibile. Noi vogliamo avere dei clienti contenti, non vogliamo avere dei problemi di pista. Allora, io vi posso dire che sotto questo aspetto, dal punto di vista della performance, non credo che ci sia qualcuno che sia mai lamentato di Brembo, in natura non esiste. Grazie a Dio, grazie. Però dal punto di vista della soddisfazione, dal punto di vista della qualche dubbio ce l'ho. Io una domanda che volevo fare all'uomo di marketing: entro quanti anni vedremo una R1 in concessionario con i carboceramici? Perché questa è la domanda che la persona che segue la Superbike, perché io se seguo la Superbike voglio avere, poi lo so che non è così, l'illusione di poter comprare una moto con cui fanno le gare. Vado in concessionario, lo so dentro di me che non è uguale, ma l'illusione parziale ce l'ho. Ora cominciano a essere sempre più diverse. Quella storia che noi ci raccontiamo che la Superbike deve essere vicina alla serie, tanto le maxi super sportive non si vendono più, ci sono altre moto che vedi in giro, e se vai in giro lo sai, più piccole, decisamente più. Poi a me sembra che si allontani la moto, a parte, vabbè, tu dici adesso sì, c'è la super leggera, ok, quando ci sarà un R1 con i carboceramici, quando ci sarà Brembo, quando ci sarà una Honda con i carboceramici Brembo in concessionario? Allora, ti rispondo nella maniera più facile possibile. Dall'anno prossimo chi vorrà fare una moto con i freni carboceramici potrà farlo e potrà metterla in vendita, ok? Brembo ragionevolmente ancora dal prossimo anno disporrà dello stesso materiale in vendita upgrade o aftermarket per chi vorrà comprare il materiale, quindi è qualcosa che succederà nel brevissimo. Ovviamente abbiamo fatto questo passo perché vogliamo venderlo quel materiale, non è che l'obiettivo dell'azienda comunque è lavorare e introdurre nuove tecnologie per migliorare quella che è la propria offerta di prodotto per il consumatore finale. Ti do ragione che il parco circolante delle moto sta cambiando, non siamo più 20 anni fa, le supersportive avevano sicuramente un'attrazione diversa rispetto a quella attuale. Sai meglio di me che sta anche cambiando un po' l'abitudine di coloro che comprano le supersportive, no? Oggi chi compra la supersportiva magari la compra neanche non targata perché vuole divertirsi in pista in un environment che è ragionevolmente protetto, perché sa che comunque in strada quelle prestazioni difficilmente riuscirà a esprimerle, perché chiunque abbia guidato una moto, e credo che tutti noi siamo abbastanza appassionati di moto, sai benissimo che se in terza marcia sei già in multa, quindi anche meno con alcune moto. Quindi l'appetito oggi ancora per moto di alta prestazione c'è, se no anche i costruttori non le farebbero. Noi siamo nel panorama di coloro che fanno freni per motociclette. Sicuramente abbiamo sempre curato le moto di alte prestazioni, perché i nostri sono prodotti di alte prestazioni. Il carboceramico rappresenterà una nuova opportunità per chi vuole utilizzare le moto sia su strada che su pista. Noi crediamo che sarà un qualcosa di estremamente apprezzato, e quale terreno migliore per noi per continuare a sviluppare quel tipo di tecnologia della World Superbike. Ma guarda, tutta questa roba che hai detto non è che è inutile, perché a me Brembo mi aveva già convinto in quanto Brembo. Voglio dire, ma di cosa non posso discutere? È il meccanismo che, non so se voi siete parte di un dialogo a tre che per qualche motivo
non ha funzionato molto bene, nel senso che, cioè, ognuno ha demandato a qualcun altro determinate cose e ovviamente qualcosa non torna. Però sul discorso tecnologia non si può obiettare di questa cosa qui. Cioè, Brembo mi ha convinto, è la collocazione nel contesto, un certo tipo di comunicazione a cui voi vi dovete anche adattare, perché voi non siete l'organizzatore, e io questo lo capisco. Però certe cose, capito? Cioè, è un passo molto grande, ecco, questo è il senso. Cioè, non è un passo naturale, conseguenziale, normale, indolore, cioè è un passo pesante. Però consentimi che tutte le tecnologie che sono un po' disruptive hanno bisogno di questo passo, perché le introduzioni graduali... Questo è grandissimo, molto grande. Cioè, le introduzioni graduali sono un po' complicate, no? No. Allora, il carboceramico sappiamo che è un materiale che non è che nasce oggi. Nell'applicazione auto è un materiale che ormai da 20 anni è disponibile come tecnologia, poi piano piano è diventato un materiale sempre più coerente anche con le richieste di alcuni tipi di vettura e quindi applicato a un largo numero ancora di adesso di però quante sono le applicazioni. auto con i carboceramici sul mercato? Beh, chiaramente non è un'offerta Cioè, che mainstream, percentuale sarà? ma è 5, un'offerta come nei segmenti di alte prestazioni oggi rappresenta comunque, credo, l'optional più comprato da cui acquista vetture nel segmento di vetture sportive. Quindi lo sviluppo per la moto è stato più lento perché la moto richiedeva alcune accortezze che sull'auto era un po' più facile da gestire. Quindi non è una cosa che ci abbiamo lavorato lo scorso anno e diventa oggi disponibile. Io un paio di tester li conosco. Chi sono? Cioè, mi puoi dire? No, non posso fare disclosure di chi ha già provato il materiale, non sarebbe fair. Poi magari un giorno lo incontreremo insieme e gli chiederai. Ma io li so già quali sono, è solo che volevo che me li dicessi allora tu, lo dico nella parte del pezzo. No, speravo me lo dicessi tu. Io li so, cioè, se no non te li chiedevo, che se no potevi dire qualsiasi cosa e io ti dicevo, ok, invece io li so e quindi li allora, se li conosci, parla anche con loro, facci raccontare, no, vabbè, ma con la Factory direttamente anche da loro qual è il plus di utilizzare un materiale di questo tipo, perché poi credo che è su quello che dobbiamo concentrarci, no? Sì. Noi vogliamo migliorare, non stiamo andando alla ricerca del miglioramento della prestazione pura, non ci interessa ridurre lo spazio di frenata. Che non sarà così, effettivamente. No, ci interessa dare un prodotto che sia estremamente più costante e che consenta al pilota di avere ancora più confidenza per divertirsi di più e a migliorare lo spettacolo, perché poi tutti quelli su cui siamo interessati noi, che siamo coinvolti. No, pensavo fosse interessati a vendere gli impianti frenanti. Siamo anche interessati, ma il successo di questa operazione è funzione di uno spettacolo che deve funzionare, appassionare, un campionato che deve comunque regalare. Cambia comunque l'aspetto della moto, cambia le coperture, certe accortezze. Allora, non pensiamo che la gestione della moto avrà impatti, sinceramente. Visivi, sì. Visivi, sì, no, dal punto di vista estetico e visivo. Però sì. Se la tiro in terra e voglio ripartire, quelle cose lì, un po' di cautela ci vuole, cambia un po' di diverso. Bisognerà prestare attenzione, ma se butto in terra la moto posso rompere altri componenti che non sono il disco freno, e quindi bisogna valutare. Ma noi stiamo parlando di dischi freno e credo che nessuno abbia voglia di buttare la moto. Ma noi stiamo parlando di dischi freno, che ti frega a te delle carene, non fare questo. No, però sai meglio di me, per esempio, la leva del freno è fatta per rompersi in un certo punto apposta in caso di caduta. Perché? Perché vogliamo evitare di avere problemi durante l'utilizzo, per questo te lo dico. No, comunque. Io ho le vostre, quindi lo so come. Quindi no, noi, cioè, il senso dell'intervista era per fare l'avvocato del diavolo e anche l'altra parte, perché ovviamente certe obiezioni ci saranno, e quindi se io faccio il pezzo da solo, me la canto e me la suono, e se invece me lo chiedo... Tu fai il tuo mestiere. Tu fai il tuo mestiere e giustamente avevi delle perplessità. Io spero di avere... Però scusa, ma nessuno ti ha detto... Cioè andava benissimo.
com'è possibile? C'era tutta la stampa internazionale. Ci Che sarà- cosa li avete ipnotizzati? ci sarà- Io non ci c'ero. ci sarà Avete tanto- fatto un pomeriggio ipnosi e a me non mi avete chiamato. Cioè, No, credo che probabilmente li abbiamo convinti con quello che abbiamo raccontato. Comunque, la verità la scopriremo, no? Nei Sì, prossimi mesi. siamo- Ci risiederemo fra Sì. 6 mesi, 7. siamo all'inizio tutti del di un'età 2027. sufficiente per poter reggere alcuni anni ancora, ma sì, soprattutto tu. e ci- Sì. Ci incontreremo e Sì. vedremo se quello che stiamo discutendo oggi avrà trovato effettivamente riscontro. Sì, Ma noi beh. siamo estremamente convinti che il lavoro che abbiamo fatto con Superbike è robusto, è nella direzione giusta. Offriremo sicuramente un ottimo prodotto nel 2027, i piloti saranno contenti, i team saranno contenti, lo spettacolo ci sarà. Vabbè, noi ci sentiamo, mi dai il tuo numero perché a me ogni tanto mi tolgono il pass, quindi cioè, nel senso è già successo. Verrai a trovarci in breve. Sì, cioè, va bene. Va bene. Sei soddisfatto moderatamente Ma soddisfatto? devi essere tu pensavi, soddisfatto. no, vabbè, ma io faccio il pezzo, ci metto Mr. Piccoli e ci metterò Mr. Valentino. Va bene, Quindi, perfetto. non fidandosi, perché sai che c'è un proverbio cinese che dice non ti fidare di chi ha un nome per cognome. No, non lo conoscevo. Glielo dico sempre glielo dico sempre a Francesco Valentino. Vabbè. Il mio è Piccoli. No, il mio è Ragno, quindi ciao, figurati. Okay. Va bene, bene, grazie. ciao a tutti. Grazie.